tutti e benvenuti qui su Black and Wire. Io sono Giorgia, lavoro lastre e fili di metallo da molti anni e qui su questo canale condivido con voi tecniche e tutorial sull'argomento della tecnica wire e della saldatura. Quello che andremo a realizzare oggi è questo bracciale in rame in tecnica wire. Come vedi è abbastanza semplice, solo che al contrario di molti altri tutorial che trovi all'interno del mio canale non vado a spiegare nei minimi dettagli tutti i passaggi, perché se noti nel bracciale ci sono delle decorazioni molto irregolari, proprio perché come vedrai nei passaggi ci sono dei punti in cui si va un po' così a gusto, quindi non vado a spiegare quanti millimetri di filo servono per fare quella spirale, per farla un po' più grande, un po' più piccola, proprio perché è un tipo di lavorazione che si fa un po' così a gusto. Questo per dirti che se sei alle prime armi non è il tutorial che fa per te, se invece hai già esperienza con questa tecnica non troverai alcun problema ad eseguirlo. Come prima cosa andremo a realizzare la base, lo farò con un filo da 2 mm di rame che è abbastanza semplice da lavorare, e poi andremo a lavorare per livelli, quindi il primo livello è la base, lo andremo a riempire con del filo da 1,6 mm e successivamente come ultima fase andremo ad aggiungere anche un filo da 1,2 mm di diametro. Come al solito questo è un tutorial che vuole darti sì la tecnica ma anche e soprattutto l'ispirazione, e spero di riuscirci. Comunque prima di andare al tutorial iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e attiva la campanella per non perderti i prossimi video. Andiamo a vedere che cosa occorre per realizzare il nostro bracciale. Per realizzare il nostro bracciale abbiamo bisogno del filo di rame nudo, in questo caso perché lo andrò a ossidare, e ci serve da 2 mm di diametro, da 1,6, 1,2, anzi 1,25 e 0,4 mm di diametro. Pinze tonde, tronchesi, pinze piane, una lima 1 cm, un supporto da 1,5 cm. Poi incudine e martello, questa incudine insieme anche a questa che è un po' più grande, da 6,5 cm di diametro, mentre questa invece è da 5, le vado a utilizzare per dare la forma al bracciale, quindi ci servirà anche un supporto, non è necessario che sia in metallo, ma un supporto cilindrico di 5-6 cm per appunto dare la forma. Come decorazione vado ad utilizzare queste pietre di turchese, sono da 6 mm e 4 mm, queste le devo ricomprare perché sono quasi finite. Queste invece le trovi sul sito Do It You, ti lascio sotto il link al loro sito e anche il codice sconto affiliato, ma in generale trovi tutti questi materiali sotto nell'info box. Se trovi il link Amazon sono affiliati, il che significa che per te il costo rimane invariato, quindi non cambia nulla, ma Amazon mi riconosce una piccola percentuale, quindi è un ottimo modo per sostenere questo canale. Ma adesso andiamo a vedere come realizzare il nostro bracciale. Inizio prendendo il filo da 2 mm di diametro e ne taglio un pezzo da 40 cm. Andremo subito a realizzare la nostra struttura, poi verrà irrobustita tramite le decorazioni. Ma se fai la stessa identica struttura con un filo un po' più spesso, magari da 2,5, sicuramente sarà un bracciale rigido che anche senza l'aggiunta delle nostre decorazioni può andare benissimo. Intanto mi cadono cose dal tavolo. Comunque, ok, a 22 cm da una delle due estremità, quindi non al centro ma 2 cm dopo, vado a piegare il filo in questo modo con il mio supporto da 1,5 mm di diametro, centimetri di diametro. Devo avere una parte leggermente più lunga e una un po' più corta. Ora vado a rettificare questi due fili, quindi non si devono incrociare ma devono essere paralleli. Questa parte qua ovviamente può essere più o meno larga, sempre dipendentemente da quello che vuoi realizzare. Ora a 17 cm vado a piegare le due estremità. 17 cm diciamo che è una misura media del bracciale, quindi se vuoi farlo un po' più piccolo andrai a prendere meno centimetri, così se vuoi farlo un po' più grande invece lo farai un po' più lungo. Da qua, dalla curva, 17 cm sono qui, puoi sempre aiutarti con un pennarello.
è anche un po' meno di 17 cm, è 16,5, 16,8 circa, però va bene perché in realtà dobbiamo martellarlo, quindi un po' si va a dilatare il metallo. Qui andiamo a fare una piccola spirale che andrà a raggiungere quest'altro lato. Questa lavorazione è semplice, ma dobbiamo essere precisi nel capire dove la spirale va a toccare la parte opposta, quindi l'unica attenzione è questa, in modo che i due fili rimangano paralleli. Ok, così può andare. E qua faccio una piccola spirale invece. Ok, questa è la parte un po' più difficile tra virgolette, perché bisogna soltanto mettere la spirale un po' più aperta, un po' più chiusa, per cercare di mantenere questi due fili paralleli. Ma una volta fatto questo, il resto del lavoro sarà molto semplice, te lo garantisco. Adesso andiamo a martellare tutta la base. Quando andiamo a martellare delle parti che ancora non sono fissate, le fissiamo prima con le mani e subito le andiamo a martellare, così che rimangono in questa posizione. Ora io prendo questo supporto che è in metallo, ma va benissimo anche in qualsiasi altro supporto. In questo caso sono fortunata perché anche se voglio martellare sopra non è un problema. E andrò a dare la forma del bracciale. In realtà poi sarà tonda, la andremo a modificare, ma come prima impronta va benissimo. Il rame si piega molto facilmente. Ovviamente così è larghissimo, quindi va stretto un po', però prima di stringerlo vado a piegare un po' queste estremità che rimangono sempre un po' più rigide, quindi le piego con le pinze per dargli un po' di rotondità. Poi lo vado a modellare per dargli la forma del bracciale, perché così è ancora molto grande. Quindi vado ad utilizzare questa che è un po' più piccola, ma un po' troppo piccola, diciamo che sarebbe bene una via di mezzo, però al momento non ce l'ho, quindi vado a modellare con le mani sui supporti, così. Bene, quindi come hai visto prima ho dato la forma un po' più grande grazie a questo, e poi solo gli angoletti li ho stretti un po', dandogli una forma un po' più piccolina, solo gli angoletti proprio per dargli la classica forma del bracciale aperto. È ancora da chiudere perché è grande, però lo faccio successivamente perché voglio piegarlo ancora un po' sempre con le mani, anche se adesso è morbido, preferisco prima irrobustirlo un po' e poi dargli la forma finale. Questa è la mia scelta, in questo momento sto progettando insieme a te, quindi ti dico quello che faccio e il motivo, così che possa esserti d'aiuto, soprattutto se sei alle prime armi. Questa spirale non mi piace tantissimo, quindi la andrò a limare un po'. Non si lima mai in aria, ma altrimenti non riuscirei a fartelo vedere, bisogna sempre avere la mano ferma, bloccata al tavolo. Ok, adesso andiamo a parlare della decorazione. Come vedi, sì, è rigido, ma non abbastanza per essere un bracciale che si mette e toglie tranquillamente, perché è troppo mobile ancora. Quindi se vuoi fare soltanto questa forma ti consiglio anzitutto di stringere un po' più questo, quindi non utilizzare un supporto da 1,5 cm ma un po' più piccola,
e soprattutto un diametro più grande, 2,5, anche di più va bene, ovviamente è più difficoltoso da lavorare, però si fa. Ma invece se hai utilizzato questo filo qui si va a decorare all'interno con altri fili di rame. Io in questo caso utilizzerò il rame e andrò a utilizzare dei fili da 1,6 e da 1,2. Oltre a questi due fili per riempire la forma, andrò anche a utilizzare le pietre da 6 mm e da 4, sempre di turchese. Anche queste sono a tua scelta, quindi non è necessario avere la stessa identica dimensione della pietra, come nel caso per esempio dell'ultimo video tutorial che ti lascio qua, quello dell'anello, dove ovviamente andavo a strutturare tutto l'anello in base alla dimensione della pietra. Qui, quando ci piace, quando entra tranquillamente, andiamo a inserire delle pietre. Quindi se le hai un po' più grandi, un po' più piccole, oppure se vuoi utilizzarne soltanto una grande al centro e alcune più piccole, come più preferisci. Io farò dei disegni casuali, quindi andrò a utilizzare sempre le spirali come decorazione, delle spirali che andranno all'interno di questa struttura, che si incastreranno tra di loro. Non saranno precise, nel senso che non saranno tutte uguali, perché voglio un disegno molto movimentato, e nel frattempo che noi andremo a inserire queste spirali e queste decorazioni, la nostra struttura andrà ad acquisire molta più robustezza. Inizio preparando delle spirali con questi due diametri, 1,6 e 1,25 mm, e farò delle spirali casuali e poi vedrò come inserirle all'interno della struttura. Quindi non ti posso dire la lunghezza esatta che andrò a utilizzare, andrò a fare delle spirali casuali con diametri differenti e pian piano andrò a riempire questa parte qui, quindi andrò così a gusto. Ok, per il momento ho preparato solo queste due, però le andrò a fissare. Prima di fissarle andrò a dargli anche la forma più arrotondata. Mi aiuto sempre con questo supporto. Se voglio li martello, altrimenti no. Io non credo che andrò a martellarli. È una questione di gusto, di robustezza fino a un certo punto, nel senso che sicuramente quando sarà tutto fissato acquisirà robustezza anche se non è martellato. Vado a strutturare pian piano, così che inizio a vedere come viene, e soprattutto le decorazioni che andrò a fare successivamente saranno in base a quelle che ho al momento. Per fissarlo utilizzo il filo da 0,4 ancora attaccato alla bobina, lascio circa 50 cm e inizio andando a fissare queste due spirali. Adesso faccio degli avvolgimenti larghi, nel senso non stretti come al solito, cioè come al solito, come di solito faccio, ma un po' più ampi. Quando incontro una delle spirali che devo fissare, semplicemente le vado ad agganciare in questo modo. Ok, quindi il prossimo che dovrò agganciare su questa parte qui, quindi quella più alta, è questa spirale, quindi anche se questo sotto non è ancora fissato, io continuo fino a raggiungere la parte che invece posso agganciare.
Ora ho tagliato anche questo filo, stavolta a 1 metro perché qui l'ho fatto troppo corto, e vado a fare gli avvolgimenti anche sotto, così che inizio a fissare anche le spirali su questa base qua. Continuo fissando le onde quando le vado a incontrare e una volta che ho fissato le prime 2 inizio a creare le decorazioni successive. Prendo sempre il filo da 1,6, inizio con una spirale, ma poi in realtà vado a piegare il filo in questo modo per dargli una forma un po' più particolare, poi piego la forma così da dargli la stessa curvatura del bracciale. E la cosa a cui dobbiamo fare sempre attenzione è creare dei punti in cui si tocca la base con la nostra decorazione, in modo tale che possiamo fissarla senza problemi. Quando la vado a fissare poi aggiungo anche delle pietre e continuo così fino ad arrivare alla fine del bracciale. Alla fine mi è bastato questo filo, anzi ci stanno circa 20 cm in più. Adesso lo chiudo sul filo singolo in questo modo, e visto che è un bracciale vado sempre a chiuderlo verso l'esterno, così che non possa dar fastidio alla pelle. A questo punto potrebbe essere finito, ma io voglio aggiungere un'ulteriore decorazione con il filo da 1,2, ma prima di farlo vado a chiudere ancora un po' la struttura, semplicemente con le mani. L'ulteriore decorazione mi permette di fissare quelle già presenti, perché per esempio in un punto, ecco qua, ho sbagliato io ovviamente, avevo fatto caso che dovevo legarle, poi sono passata con il filo qui e mi sono completamente dimenticata, però non fa niente perché adesso andiamo a fare una decorazione ulteriore che passerà sopra a tutto questo e l'andrò a fissare sempre con il filo a 0,4, quindi quando vado qua posso rimediare a questo errore. Come vedi le decorazioni non sono tutte uguali, non sono spirali tutte uguali, perché era irregolare già dall'inizio, già da questa parte qui. Se tu vuoi fare delle spirali tutte identiche va benissimo, non è un problema, ma se vuoi farle invece tutte diverse ti consiglio di farle molto diverse, come per esempio questa con l'onda, cose così, perché così si vede che è fatto appositamente. Per comodità l'inizio lo fisso proprio con il filo senza aggiungere quello da 0,4, così che poi la lavorazione con questo filo posso farla tirandolo un po', quindi lo fisso qua che c'è più spazio, mi sembra più comoda come parte. E semplicemente andrò a creare delle onde sempre senza una regola, nel senso lo faccio semplicemente in base a quello che credo possa essere meglio in questo punto. Quando ci sono le pietre magari posso anche aggiungere delle decorazioni in questo modo.
faccio un altro giro di filo da 0,4 per fissare questo filo che, come vedi, non è assolutamente fissato, per aggiustare quelle parti in cui non avevo legato le spirali e magari anche per aggiungere qualche decorazione, perché qui per qualche motivo l'ho lasciato completamente vuoto, invece voglio arricchirlo un po'. Questa parte l'ho chiusa malissimo, le estremità le possiamo anche limare un pochino se sono molto brutte, se sono troppo evidenti, ok, che sono dalla parte giusta, ma non dobbiamo andare a rovinare l'estetica del nostro lavoro. Quindi prendo di nuovo il filo da 0,4, stavolta lo lascio a un circa 80 cm abbondanti. E qui faccio la stessa identica cosa che ho fatto prima, quindi con il filo da 0,4 mi aiuto per legare il nuovo filo da 1,25 insieme poi alle altre parti e aggiungo anche delle pietre. La cosa un po' più scomoda è che qualche volta il filo me lo ritrovo nella parte sotto del bracciale quando invece mi servirebbe sopra, quindi faccio degli avvolgimenti nel mezzo del bracciale in modo da raggiungere la parte opposta, ma a parte questa piccolezza il procedimento è identico. Ok, finalmente il mio bracciale è finito, quindi ricapitolando, abbiamo fatto prima la base con il filo da 2 mm di diametro, l'abbiamo chiusa in questo modo, quindi tornando indietro con delle spirali, e successivamente abbiamo fatto la struttura, la prima struttura con il filo da 1,6 mm, creando queste spirali tutte diverse e collegandole tra loro e fissandole alla base con il filo da 0,4. Successivamente ancora abbiamo aggiunto il filo da 1,2 mm sia come ulteriore decorazione sia anche per irrobustire di più la struttura e per fissare bene le parti, le ultime parti che erano rimaste. A questo punto il bracciale è molto solido e molto rigido. Io lo vado a ossidare per dargli un effetto più anticato. Ti lascio qua il video di come ossido i gioielli e sotto nell'info box. Questo è il risultato del bracciale ossidato. A me piace particolarmente quando si vanno a sovrapporre diversi livelli e poi si va tutto a ossidare, perché si crea questo effetto chiaroscuro che a me piace tantissimo. La misura che abbiamo realizzato oggi è un medio grande. Se vuoi farla un po' più piccola vai su 15 cm e ovviamente se vuoi farla un po' più grande aumenta di qualche centimetro la lunghezza del bracciale. La cosa bella di questo tipo di creazione, di questo tipo di decorazione, è che anche se li facessi 10 di questo genere sarebbero tutti diversi, quindi è sicuramente molto divertente realizzarli. Probabilmente lo andrò a verniciare con la patina vintage che ti lascio qua sotto nell'info box. Non utilizzo la vernice spray perché personalmente non la amo troppo. Anzitutto perché la maggior parte delle volte appunto ho delle pietre, quindi andarle a proteggere è sempre molto complicato, ma poi come risultato finale a me non piace. Ma ovviamente molte altre persone, molte altre creative preferiscono le vernici spray alla vernice vintage. La vernice vintage la passo con il pennellino, lascio asciugare, poi la passo 3 o 4 volte e non la uso spessissimo. Se già mi conoscete sapete che io amo particolarmente il metallo nudo, perché poi posso sempre riprenderlo e lucidarlo, ossidarlo o comunque fargli quello che voglio. Invece nel momento in cui c'è la vernice sopra, toglierla è molto complicato, molto complesso, soprattutto in lavorazioni di questo genere. L'importante è sempre capire cosa cerchiamo e qual è l'effetto finale che vogliamo ottenere. Quindi il mio consiglio anche per quanto riguarda la lucidatura è di fare più prove possibili per trovare appunto quella più adatta a noi e alle nostre creazioni. Io spero vivamente che questo tutorial ti sia stato utile. Fammelo sapere lasciando un commento, lasciando un mi piace e iscriviti al canale e attiva la campanella così da non perderti i prossimi tutorial. Noi ci vediamo venerdì prossimo qui alle 14 con un nuovo video. Ciao!